E se vi dicessi che è possibile creare un videogioco da zero senza conoscere nessun tipo di programmazione, mi credereste? Ciao a tutti, io sono Matteo e benvenuti in Banana Lab. C'è stato un tempo remoto, nel passato, in cui esploratori ed esploratrici sono usciti per andare nell'ignoto. Giappone, 1980. È una gelida serata di aprile, quando, durante una cena, al nostro giovane Toru Iwatani nasce un'idea che è poi destinata a cambiare il destino dell'umanità. E quale poteva mai essere questa idea? Beh, è molto semplice. Per chi non lo sapesse, Toru Iwatani è l'autore, il creatore di Pac-Man, il videogioco più venduto e più utilizzato al mondo. A quell'epoca si sarebbe potuto parlare difficilmente di linguaggio di programmazione, perché tutto quello che veniva scritto, composto e creato era probabilmente fatto in codice macchina. Ma col trascorrere del tempo abbiamo evoluto ulteriormente questo concetto di linguaggio di programmazione e siamo arrivati a poter fare questo. Quindi oggi, con l'aiuto del nostro mai sufficientemente lodato amico Unity, andremo a ricreare da zero un famoso classico del videogioco, che è Pac-Man ovviamente, utilizzando il visual scripting. Ehi, scusami, fermati un attimo. Cosa dovremmo fare noi due? Sì, certo, perché il titolo del video recitava come sviluppare Pac-Man senza conoscere la programmazione, quindi credevo fosse una cosa... Cioè, fammi capire, tu hai intenzione di ricreare tutto Pac-Man da zero in visual scripting? Ah no, Quindi questa cosa non si può fare. Provo a convincerlo. Senti, ma almeno una parte piccolina, riusciamo a farla? Piccolina? Una parte? Una piccola parte? Sì, forse una piccola parte la possiamo ricreare. Ma non pensate che vi sviluppi tutto Pac-Man in visual scripting, perché non lo farò mai. Ora, la prima cosa e la più semplice da fare era probabilmente dare un nome memorabile a questo progetto e io avrei pensato a questo. Purtroppo, dovendo dar ragione al dev, non sarebbe stato fattibile in qualche giorno sviluppare tutto Pac-Man, perché per quanto possa sembrare un gioco arcade, con quale cosa che è, oppure molto semplice o molto piccolo, ha una progettualità che in realtà non è così semplice da fare. Quindi, per farvi vedere come funziona il visual scripting, ho voluto concentrarmi principalmente su quella che è la parte di movimento, ovvero sulla parte che riceve input, nel nostro caso da una tastiera, e da un output che è il movimento del personaggio, quindi il movimento in alto e in basso, a destra e a sinistra. È stato necessario però definire quelli che sarebbero poi diventati i muri della nostra board, quindi tutti i punti di collisione in cui il nostro omino giallo sarebbe andato sostanzialmente a sbattere per non uscire dalla mappa.
il visual scripting funziona esattamente come uno script. Quindi noi avremo un evento iniziale che nel momento della sua esecuzione va a generare la funzionalità che noi abbiamo dato, in questo caso all'oggetto a cui abbiamo applicato il diagramma di flusso. Per controllare Pacman avremo delle funzioni di ingresso, quindi qualcosa che ci dice prima di tutto cosa deve far muovere questo personaggio. Quindi il movimento arriva dagli input di sistema. Gli input di sistema in questo caso sono una tastiera, quindi i 4 tasti di direzione della tastiera. Andremo poi, attraverso tutta una serie di funzioni e controlli, a trasferire quel valore numerico in un valore di movimento che permetterà poi al personaggio di muoversi a destra, a sinistra, in su e in giù, a seconda di quelle che sono le nostre necessità. Un secondo punto che sono riuscito a affrontare, perché in realtà è stato molto semplice affrontarlo col visual scripting, è stato tutta la parte legata ai punteggi, ovvero sappiamo tutti che Pac-Man mangia questi piccoli quadratini che sono presenti sullo schermo. Questi quadratini che ho inserito all'interno del labirinto come fossero dei piccoli oggetti, in realtà avevano ognuno il proprio script, e questo script semplicemente diceva all'editor di cancellare il quadratino quando c'era la collisione e una volta cancellato incrementare una variabile che poi sarebbe stata visualizzata a schermo. Queste più o meno sono state le 2 soluzioni applicate per approcciare le prime 2 problematiche dello sviluppo di un gioco come Pac-Man. Chiaramente queste 2 features erano soltanto 2 rispetto a tutto quello che è Pac-Man, ovvero un'intelligenza che possa controllare i fantasmini, qualcosa che possa definire la vicinanza dei muri e quindi interrompere il movimento, qualcosa che possa effettivamente fare avanti i livelli, eccetera eccetera eccetera. Tutta una serie di accorgimenti che in implementazioni future poi potrebbero essere applicati. Detto questo, io anche oggi vi saluto. Diciamo che è stato un viaggio incredibilmente divertente ma anche incredibilmente complesso, perché io personalmente non conosco in maniera molto approfondita la programmazione, ma come vi dicevo ho la possibilità di utilizzarla anche attraverso questi tool per realizzare quelle che sono le mie idee, i miei prototipi, i miei progetti. Vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un like qui sotto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!